A un certo punto, che eravamo così contenti di volare sul 104 tutti i giorni, l'altro gruppo, il 132esimo invece, stava già volando da un annetto sulla MX e so che avevano i loro bravi problemi con questo aeroplano nuovo e noi eravamo ben contenti di continuare a volare sul nostro vecchio 104 affidabile finché girava il J79, girava bene, eravamo anche tranquilli. Però arriva una data fatidica che ricordo, che è il 7 dicembre del 92, nel quale ci dicono, quella brutta mattina, guardate, il volo che avete fatto ieri col 104 è stato l'ultimo. Come l'ultimo? Sì, l'ultimo perché oggi verranno gli istruttori da Grosseto a portarsi via tutti i 104 che ci sono qui, perché servono per l'addestramento del 20°, perché vi sta arrivando la MX, ragazzi, è una questione di poco, un paio di settimane arriverà l'aeroplano nuovo. Oddio. Come lo vedavamo noi piloti di 104 questo aeroplano nuovo? Ma insomma, come tutte le novità, magari un po' di entusiasmo ci poteva anche essere, una macchina nuova, sapevamo che era più facile da pilotare, aveva un'avionica avanzata e quindi vediamo com'è questo aeroplano, insomma, perché dovrebbe essere il futuro. E tanto la prima brutta notizia è stato che siamo stati 6 mesi e non 2 settimane senza aeroplano. Cercavamo di darci da fare in aula navigazione, cercavamo di trovarci dei lavori da fare per tenerci occupati, ma un pilota che non vola tutti i giorni sta sicuramente male ed è quello che è successo a noi. Poi finalmente è arrivato il primo aeroplano. Il primo aeroplano faceva parte del primo lotto, quindi i primi MX che uscivano. C'erano già i gruppi di Strana e di Treviso che volavano già con la MX e praticamente ci hanno ammollato uno dei loro più vecchi aeroplani che avevano, e addirittura è arrivato smontato col camion, non è arrivato in volo, ce l'hanno portato col camion perché giustamente anche il centro manutenzione doveva fare esperienza di lavoro tecnico sulla macchina, quindi potete immaginare vederci arrivare questo primo aeroplano col camion non era un bell'inizio. E poi, essendo un solo aeroplano, ricordo poteva volarci solo il comandante di gruppo, che fatalità era stato anche collaudatore e quindi era l'unico autorizzato a volare su questo MX quando poi l'hanno riassemblato. Diverse settimane dopo è arrivato finalmente anche il secondo MX, anche quello vecchio, stravecchio, scarto di Treviso e Istrana, e abbiamo cominciato la transizione. Ecco, lì ricordo, la transizione era sul monoposto, non c'era ancora il biposto e il simulatore che c'era non era dei più moderni, era statico, ricordo, per dare la sensazione del volo ci si stringeva su queste cinghie e poi c'erano dei cuscinetti sotto il sedile davanti di dietro che si gonfiavano in funzione di quello che stavi facendo, ma non davano molto all'idea del volo, però servivano per capire un po' come funzionava l'avionica. E volare dopo 6 mesi che non avevi effettuato un volo se non qualche voletto sporadico col 339 o col 6205 Elica che era lì a Villafranca, è stato un impatto un po' frustrante perché io all'epoca ero tenente colonnello, avrei dovuto essere all'apice della mia esperienza e mi sono sentito un po', tra virgolette, imbranato anche nelle chiamate radio perché avevo perso un po' di allenamento e di addestramento. E poi la macchina in sé per sé, francamente, non mi ha entusiasmato. Del resto è stato un po' come passare da una famosa Ferrari anni 50 con tutto il suo fascino a una Ritmo Fiat, per quanto super accessoriata, ma Fiat, insomma. Poi bastava guardarlo, l'aeroplano si vedeva che era depotenziato da fuori perché non aveva post bruciatore, sapevamo aveva caratteristiche decisamente subsoniche e comunque insomma l'inizio dell'attività non è stato particolarmente entusiasmante, anche perché c'erano tante problematiche che riguardavano questo nuovo aeroplano. Intanto l'efficienza media era molto bassa, con i primi aeroplani che avevamo praticamente 2 volte su 3 che andavamo nello shelter per metterlo in moto dovevamo anche spegnerlo perché il sistema di controllo delle superfici mobili
non era diretto come sull'F-104, ma passava attraverso un computer, si chiama fly-by-wire questo sistema. E prima di poter uscire dallo shelter e andare in volo, il computer di bordo doveva analizzare tutto l'impianto dei comandi, e ripeto, 2 volte su 3 ti dava il no-go, a quel punto dovevi spegnere, era assegnato, ritornavi al gruppo col tuo casco senza aver volato. Considerando che contemporaneamente in quel periodo lì c'erano le operazioni della Bosnia e si erano rischiarati un numero cospicuo di F-16 che avevano i belgi proprio davanti al nostro piazzale, sembravano messi lì apposta per farci invidia, e loro volavano tantissimo. Avevano esposto pubblicamente un tabellone dove venivano aggiornate le ore di volo che continuavano a fare di giorno, di notte, per settimana, per mese, ed era una cosa sconvolgente. Noi andavamo al nostro MX e riuscivamo a fare un voletto una volta ogni tanto. E poi come lo facevamo questo volo? Perché, ripeto, c'erano appunto diverse problematiche, al di là del motore in sé per sé, che ha una sua storia poco brillante. Avevano deciso anche a livello politico di utilizzare un motore europeo, quindi un motore inglese, Rolls-Royce Spey, che era nato con specifiche civili, e quindi un motore che consumasse poco ma che non era particolarmente brillante. Poi hanno dovuto adattare questo motore civile alle esigenze della forza armata e quindi alle specifiche di un aereo da combattimento, e quindi dell'affidabilità di un vecchio motore che comunque faceva il suo civile, introducendo tutte queste variabili per renderlo spinto e militare. Ci sono trovati davanti a un tal numero di variabili e di problematiche che era diventato praticamente il punto nero di questo aeroplano. Erano preoccupati i piloti che ci volavano sopra, gli specialisti che lavoravano su questo motore perché avevano infinite difficoltà. Era un motore che spingeva poco, che aveva problematiche di controllo di IGT, e il pilota doveva stare super attento a non bruciare il motore proprio mentre volava, dal rullaggio fino a quando faceva combattimento simulato in volo. Cioè, non esiste che in un aereo da caccia il pilota deve stare attento ai parametri del motore per non friggerlo. Deve essere concentrato su quello che sta facendo, eppure noi eravamo in quella condizione. È vero, consumava poco, però non era neanche brillante, tant'è che quando si volava in formazioni più numerose con aeroplani diversi, tipo altri F-16 o Tornado, eccetera, se solo per qualche motivo bisognava fare una deviazione, anche solo meteorologica, e se rimaneva un pochettino indietro non c'era proprio possibilità di recuperare, perché l'aeroplano più di una certa velocità non riusciva a fare. Quindi anche, diciamo, da quel punto di vista lì il pilota era abbastanza frustrato, insomma. Senza parlare della rumorosità, perché ha avuto il suo effetto anche la rumorosità interna dentro il cockpit. Noi volavamo sul 104, che era una Mercedes, tra virgolette, era ovattata e silenziosa. Già la prima messa in moto, mi ricordo quando si è messo in moto il carrellone per pompare l'aria, per mettere in moto il motore, ho fatto un salto dentro la cabina perché l'ho sentito fortissimo, è come se il motore del generatore fosse dentro l'abitacolo, forse anche colpa dei caschi nuovi che ci avevano fornito e che non isolavano completamente il rumore dell'esterno, anzi in certi casi lo amplificavano. E c'era tanto rumore aerodinamico anche in volo che veramente stordiva il pilota. Io ho dovuto, dopo il secondo o terzo volo, ho dovuto imparare a volare con i tappi dentro le orecchie, perché la prima bassa quota che ho fatto sono stato male di stomaco per l'eccessivo rumore che c'era dentro l'abitacolo. Le prese d'aria facevano un rumore incredibile, quindi c'era anche quel problema di comfort. Un'altra problematica era per esempio il radar, non era dotato di radar. Ci dicevano no, perché un aereo da combattimento, se c'è il radar in caso di ostilità non lo puoi accendere perché ti beccano subito. Sì, ho capito, però poi durante l'addestramento, cioè voglio dire, quel vecchio 104, per quanto fosse preistorico, tra virgolette, aveva un radar che anche se non ci faceva vedere un granché, però almeno i cumulinembi e i temporali ce li evidenziava con molta chiarezza, e quindi noi nel brutto tempo, quando eravamo dentro le nuvole, potevamo tranquillamente evitarli.
Con la MX no, aveva solo un radar telemetro che dava solo una distanza, per cui poteva succedere che tu entravi in India Mike, cioè dentro le nubi, e non sapevi se dietro c'era un temporale oppure no, perché non lo potevi identificare. E questo era anche un problema di sicurezza piuttosto grave. Poi con questi primi lotti di MX succedeva che nonostante l'avionica avesse la possibilità di dare un'immagine al pilota di dove si trovasse esattamente geograficamente, questo era un grosso passo avanti rispetto al 104 dove volavamo con la cartina, l'orologio e la prua, però per poter far funzionare bene il computer di tiro che ti dava le istruzioni per sganciare un eventuale armamento, una bomba in una determinata maniera, bisognava aggiornare la piattaforma con il radar telemetro, per cui succedeva la cosa assurda che per poter colpire con sicurezza e con i sistemi automatici di bordo un obiettivo bisognava prima sorvolarlo, fare il fix col radar telemetro, quindi passare tra virgolette dentro le linee nemiche, tornare indietro e poi da lontano potevi sganciare la bomba e farla andare lì rimanendo fuori, ma era una cosa che non aveva tutto sommato molto senso, insomma. E poi appunto ci sono stati grossi problemi di affidabilità. Pensate che in tanti anni di F-104 sarà che sono stato fortunato, non ho mai dovuto dichiarare emergenza una sola volta perché ha sempre funzionato tutto bene. Nei primi 6 mesi di volo con la MX mi è capitato di dichiarare emergenza per problematiche varie 6 volte. Diciamo che volavamo con più apprensione con la MX che non col 104, che pure era stato definito fabbricatore di vedove o la bara volante, no? Per dire. E quindi diciamo questo grosso entusiasmo per questa macchina francamente non l'ho mai avuto, l'ho vissuto male, forse perché erano le fasi iniziali di sviluppo della MX, che scherzosamente un po' per la forma che aveva lo chiamavamo topone, perché visto di fronte sembrava proprio un topo. Oppure con un po' più di cattiveria lo chiamavamo F-32 perché costava il doppio di un F-16, che era l'aereo che sognavamo, che avevano i belgi lì davanti a noi, e che poi ci avevano pure offerto, avevamo saputo politicamente, quegli americani che erano rischiarati a Reggio Calabria, se non sbaglio, nella base, gli americani ce li avevano offerti per €1 l'uno se li avessimo voluti, però la nostra politica si era opposta perché non voleva dipendere direttamente dagli americani, quindi quel sogno lì è svanito, è tornato dopo tanti anni in realtà, poi gli F-16 per un po' di tempo li abbiamo avuti anche noi, ma non era stato quello il momento. E questo aeroplano so che costava tanto anche come accessori, ad esempio mi ricordo che ci avevano detto che la scaletta in alluminio costruita apposta per salire sulla MX era bella, larga, comoda, costava, non lo so, forse mi avevano detto 30 milioni di lire, una cifra spropositata, però dopo pochi mesi stando all'aperto queste scalette si sono disintegrate praticamente e hanno reso pericoloso l'accesso del pilota dentro la cabina e allora per fortuna siamo andati a recuperare le vecchie scalette dell'F-104 che arrivavano quasi all'altezza giusta per salirci sopra e quelle che erano rimaste fuori per 40 anni ma forse le avevano costruite con altri principi e per fortuna funzionavano e abbiamo utilizzato quelle. E addirittura sapevo che il secchio di plastica che serviva a recuperare il liquido idraulico del carburante, lo spurgo, alla fine del volo era venuta costata una cifra pazzesca, ma era un banalissimo secchio di plastica poi alla fine. Eravamo un po', diciamo, delusi di come stavano andando le cose, insomma. E diciamo che se l'F-104 mi ha entusiasmato così tanto da ragazzo da farmi superare tutte le difficoltà che ci sono state per entrare in aeronautica, la MX è quello che mi ha fatto pensare di voler andare via, perché sinceramente se ci fosse stato un aeroplano all'altezza della situazione penso che non me ne sarei andato. Detto francamente. Tra l'altro questo MX aveva anche dei problemi seri anche strutturalmente. Pensate che montando il pod Orpheus, che è quella bomba fotografica che abbiamo utilizzato per tanti anni sull'F-104, l'hanno ovviamente adattata anche la MX, ma si è scoperto dopo poco che le vibrazioni aerodinamiche che avvenivano tra il pod e la fusoliera, dopo poche ore di volo sono andate a incrinare una delle centine fondamentali dell'aeroplano.
e a quel punto l'aeroplano non poteva volare più, cioè venivano accantonati a volte degli aeroplani che avevano 60-70 ore di volo e venivano smontati, cannibalizzati completamente e le strutture di questo aeroplano nuovo buttate lì, che erano diventate inservibili. Tempo più tardi è successo anche con la sonda per il rifornimento in volo che avevano montato successivamente. Anche in questo caso l'interferenza aerodinamica aveva fatto sì che si incrinava un'altra centina fondamentale della fusoliera. Succedeva la stessa cosa, era veramente una cosa pazzesca. All'inizio si perdeva molto spesso nei voli, si perdevano dei pannelli in composito, l'aeroplano tornava senza un pannellino che copriva delle cose, aveva dei costi pazzeschi questo aeroplano. Ricordo che, non so se è stata una leggenda, ma uno dei collaudatori della MX, al quale era stato chiesto un parere su questo aeroplano dopo che ci aveva volato intensamente sopra, che doveva dare una scheda con tutte le performance di questo aeroplano e elencarne le caratteristiche. A questa riunione c'erano dei personaggi molto importanti, il ministro della difesa, il capo degli stati maggiori, insomma c'era veramente un'assemblea molto professionale. E quando gli è stato chiesto com'era questo MX qua, la sua risposta molto franca è stata: signori, mi spiace dirlo, ma questo aeroplano è un bidone. Ma come un bidone? È un bidone per questo motivo, per quest'altro motivo, per quest'altro motivo. La commissione è rimasta lì senza parole, ma il risultato finale è stato che alla fine, signori, questo bidone bisogna che ve lo teniate, perché altrimenti chiude la Alenia, che è quella che li costruisce, adesso si chiama Leonardo, perché comunque dal punto di vista politico ed economico c'era stato questo grosso impegno dello Stato e dell'industria per produrre questo aeroplano, che però aveva veramente troppe problematiche. In realtà nel corso degli anni poi questa macchina è stata lentamente migliorata, tant'è che so che alla fine della sua vita operativa è stata anche molto apprezzata, a volte addirittura più del Tornado, per la sua flessibilità che ha avuto, ma ci sono veramente voluti tanti anni per renderla funzionale e ormai era arrivata anche alla fine della sua vita operativa e quindi ha chiuso anche il suo capitolo. Quindi una macchina dove probabilmente è stato molto contento di volare chi volava su macchine ancora più basiche come il G91R, e passare sulla MX è stato veramente un grosso passo avanti. Però per come l'ho vissuto io è stato purtroppo abbastanza frustrante, insomma, perché il pilota vorrebbe fare il suo lavoro al meglio e per poterlo fare al meglio ha bisogno anche di una macchina adatta per poterlo fare, e all'epoca non lo era sicuramente, almeno dal mio punto di vista, la MX. Comunque, in ogni caso, arrivati verso la fine della ferma, erano passati più di 16 anni, che era la ferma obbligatoria, intorno al 17° anno, ormai io mi stavo avvicinando alla fine della mia carriera di pilota vero, avrei dovuto poi sedermi da qualche parte dietro una scrivania allo Stato Maggiore, cosa per la quale io non mi sentivo assolutamente portato, e quindi avevo già cominciato a darmi da fare per lasciare l'aeronautica militare, mio malgrado e con molto dispiacere, ma non avevo altre possibilità e così ho fatto dei concorsi per entrare nelle linee civili.